La libertà assoluta diventa follia. Solo attraversando quella follia, Siddhartha scopre l'unica libertà che non distrugge, la libertà da se stesso. L'India antica brucia sotto un sole che sembra un dio in collera. Nel palazzo del Brahmano c'è profumo di incenso, rami di loto, il canto dei sacerdoti. Tutto è armonia, o almeno così dovrebbe sembrare. Siddhartha è lì, bellissimo come una statua scolpita dalla luce. La cinepresa lo osserva da vicino, occhi brillanti, fieri, ma vuoti. Tutti lo amano. Lui non ama nulla. Dietro la sua grazia c'è una voragine invisibile. Un silenzio che nessuno sente, tranne lui. Una notte decide di ribellarsi non con la forza, ma con l'immobilità. Si pianta in piedi al centro della stanza come un albero sacro, gli occhi aperti, il respiro fermo. Le stelle cambiano posizione, la notte diventa un'altra notte, ma lui resta lì. È il suo primo atto di libertà, ed è già follia. All'alba, il padre Brahmano lo trova ancora lì, immobile come un dio offeso. E capisce, non potrà trattenerlo. Siddhartha attraversa la porta d'oro, senza voltarsi. L'addio è la sua prima liberazione. Transizione dolce, lenta. Il palazzo svanisce come una visione. La foresta appare come un altro mondo. Siddhartha è un'ombra, un corpo ridotto all'osso, coperto di cenere, in lotta contro i propri stessi desideri. Govinda è l'unico compagno, l'unica dolcezza rimasta in un mondo di privazione. Per anni tenta di dissolvere il suo ego, di diventare nessuno. E più si svuota, più sente crescere un silenzio inquietante. Non una pace, un vuoto. Poi, una voce: il Buddha è arrivato. Siddhartha e Govinda lo vedono camminare in un bosco luminoso. Il Buddha ha la serenità dei fiumi antichi, una calma che non è di questo mondo. Govinda cade ai suoi piedi. Siddhartha lo guarda e in un attimo capisce tutto. Questa pace non può essere copiata. Questa luce non può essere presa in prestito. E allora compie l'atto più folle, più coraggioso, più temerario della sua vita. Rifiuta il Buddha. Rifiuta la salvezza. Rifiuta la certezza. Tu hai trovato la tua verità, sembra dirgli. Io devo trovare la mia. Govinda resta. Siddhartha se ne va. Ora è libero. E completamente solo. Un fiume appare, come se fosse sempre stato lì ad aspettarlo. Un barcaiolo silenzioso lo traghetta dall'altra parte. E dall'altra parte c'è il mondo. Colori, profumi, musica, vita. Kamala entra in scena come un'apparizione. Portata in una lettiga, bellissima, intoccabile. I loro occhi si sfiorano come due lame. Se vuoi un bacio, dice sorridendo, devi avere abiti belli, scarpe fini e denaro. L'asceta si rasa, si lava, si veste. E comincia il suo declino dorato. Siddhartha conta monete con avidità nuova. Beve vino, ride, trattiene il respiro mentre gioca d'azzardo. Si sveglia accanto a donne diverse. Perde tutto e ricompra tutto. Ride senza ridere. È ricco ma è morto. È amato ma è solo. Ha tutto tranne se stesso. Finché una notte sogna l'uccellino di Kamala, morto nella gabbia. E capisce. Anche lui è in gabbia. Al mattino scappa senza dire addio, come un ladro che fugge dal proprio stesso cuore. Segue un tempo sospeso, un vagare senza meta, un soffocamento lento. Siddhartha torna al fiume. Il suo volto è devastato. È la carcassa di un uomo che ha vissuto troppe vite senza viverne nessuna. Si sporge sull'acqua nera. E in quell'istante di disperazione totale accade. Un suono. Profondo, circolare, eterno. Om. Il mondo si ferma. Lui crolla a terra e dorme come chi muore per rinascere. Al risveglio, il barcaiolo è lì. Vasudeva, un uomo che non parla, ma ascolta tutto. Insegnami. Il fiume insegna tutto. E cominciano gli anni della guarigione. Il fiume parla con la sua voce liquida. È ira, quiete, caos, eternità. Siddhartha impara che ogni volto dell'acqua è un volto dell'esistenza. Il tempo si scioglie.
La follia diventa saggezza. Lui non è più qualcuno. È un luogo dove il mondo passa. Un giorno, tra gli alberi, riappare Kamala, ferita dal destino, stanca, spezzata dal lungo cammino. Muore vicino al fiume, lasciandogli un dono doloroso. Un figlio. Il ragazzo è tempesta pura. Odia tutto, il fiume, la capanna, il padre che non somiglia a nessun padre. Siddhartha lo ama come non ha mai amato niente. Un amore cieco, disperato, umano. E in questo amore conosce la sofferenza che non aveva mai permesso a se stesso di sentire. Il ragazzo scappa. Siddhartha vorrebbe rincorrerlo, rimangiarsi la vita stessa, purché lui torni. Ma Vasudeva lo conduce al fiume. Il fiume ride. E nel riflesso Siddhartha vede suo padre. Il cerchio è perfetto. È attraverso quella ferita che il suo ego muore definitivamente. Anni dopo, Vasudeva si alza, in silenzio. Sorride. E si dissolve nel bosco come un'ombra che torna a casa. Siddhartha resta. Il traghettatore del mondo. Un giorno arriva un vecchio monaco, stanco, sconfitto. Govinda. Cerca ancora. Non ha trovato nulla. Non riconosce l'amico. Solo quando Siddhartha pronuncia il suo nome, la verità cade come un fulmine. Dammi qualcosa, supplica Govinda. Una parola. Una sola. Siddhartha sorride, quello stesso sorriso che il fiume indossa da millenni. Le parole sono sbagliate, dice. Avvicinati. Tocca il mio volto. Govinda lo bacia sulla fronte. E allora il mondo esplode. Non più Siddhartha, non più un volto, un mare di volti, di vite, di universi, neonati che piangono, guerrieri che muoiono, amanti che si baciano, ladri, monaci, assassini, bambini, dei che nascono, cadaveri che tornano alla terra, animali, stelle, ombre, desideri, il tutto, il niente, il sempre. Un vortice cosmico, vortici su vortici, 1000 volti che si dissolvono nel volto del fiume. Govinda scoppia in lacrime, non davanti a un illuminato, ma davanti a un uomo che è diventato tutto ciò che esiste. Il fiume scorre, Govinda in ginocchio, Siddhartha sereno come un sole d'acqua. Ha smesso di cercare, è diventato il fiume. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Lascia un like o un commento e se ancora non lo hai fatto, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video riassunto.